Buonasera a tutti, siamo su Guerre Spaziali e stasera abbiamo il piacere di avere con noi un gradito ritorno, Vincenzo Di Giorgio, lo scrittore del popolo. Ciao Vincenzo, come stai? Buonasera a tutti quanti voi, sto benissimo, in grande forma, nonostante tutto quello che sta succedendo. E cosa sta succedendo? Terremoti, grandi tempeste, uragani. Prima non c'erano tutti questi strumenti, telefonine, cose, applicazioni. Prima venivano 1400-1500 scosse un minuto e nessuno sapeva niente. Invece mo, con questi telefonini, con queste apparecchiature, noi sappiamo che in Thailandia è stato un terremoto, ma tanti anni fa, ma quando si sapeva? Dovevi ascoltare solo il telegiornale per sapere queste cose. Questo succede perché abbiamo ampliato le tecnologie, perciò siamo così, vedi, siamo tutti impauriti, vediamo quell'immagine, secondo te no? Quando io parlo di me, ho visto quel terremoto 7.7, quei due grattacieli che si oscillavano, no? Che si è spezzato uno in mezzo e usciva l'acqua dalla piscina, ma secondo te o secondo chi ci ascolta non ci rimane un segno, una cicatrice nei nostri occhi? O no? O non ci rimane niente? Guarda, le cose che stai dicendo le ha definite l'antropologo Marc Augé in una parola che chiama surmodernità, che dice che praticamente noi, grazie tra virgolette alla globalizzazione, ai telefonini, alla televisione, ai media, noi abbiamo avuto una accelerazione del tempo, un restringimento dello spazio e un inquadramento dei destini, cioè significa che praticamente, come hai detto tu, vediamo un terremoto a 1000 chilometri da casa nostra e ci terrorizza. Prima non lo vedevi. Prima non lo vedevi. E quindi questo Auci spiega questo fenomeno come surmodernità, ed è un fenomeno che sta allontanando poi la coesione sociale, sta mantenendo le persone più sole, più distanti l'une dall'altro. Quindi anche antropologo, il nostro amico scrittore del popolo, antropologo del popolo. Molti appellativi. Senti Giuseppe, un'altra cosa ti volevo dire. Diceva un maestro indiano, io tanto tempo fa leggevo anche libri sugli indiani, un maestro spirituale, Paramahansa Yogananda si chiamava così, Paramahansa Yogananda, diceva che in una coppa, non puoi mettere tutto il mondo intero. Come fai? E nel nostro cervello è una coppa, no? Tipo il mio, tipo una coppa, no? Come metti tutte queste cose nel cervello? Non ci potranno mai entrare tutto, però come ti devo dire, le cose cattive, le cose brutte sembra che entrano tutte quante. Facci caso, le assorbiamo tutte. E cose belle no. E cose brutte invece entrano con più facilità. Si impregnano meglio, si impregnano bene nella testa le cose brutte, rimanga proprio un segno. E infatti anche quando eravamo bambini, le cose da bambini ce le portiamo appresso fino all'età adulta, vedi, facci caso, mica te scordi. Tu dici, vabbè, ma pure le cose belle, ma sono più poche. Come mai una persona prima di esprimere un proprio pensiero deve fare sempre la premessa, non sono un vulcanologo, non sono un sismologo? Perché siamo arrivati a questo tipo di società in cui uno non può dire anche erroneamente ciò che pensa? Questa è una bella domanda che mi poni, Giuseppe, però ti voglio dire una cosa. In qualunque contesto vai, tutte le persone quando ti vedono non dicono chi sei, ma cosa fai? Io invece quando mi dicono chi sei, sono Vincenzo Di Giorgio, una persona di Napoli. Ma che cosa fa? Ah, che cosa faccio? Il lavoro, la vigilanza, perché? Capito? Mi sono spiegato, non ti dico, non l'essere che sei, ma quello che fai. Io posso essere pure un netturbino, però tengo il cervello. Io ho parlato con i clochard a terra, dei barboni, ma chi le tenevano? Ma un'intelligenza, una persona mi fece vedere, un vecchio, delle poesie, ma mi stracciavano il cuore. Scritte bene e potenti. Vabbè, non è un caso che la sociologia chiami le persone attori sociali, no? Perché in effetti noi, più che essere veri, siamo attori, interpretiamo tutte dei ruoli. Sono tutte maschere che uno indossa al momento.
La maschera al momento che uno si mette, che vuoi pari bello, vuoi pari classico, vuoi pari un giovanotto, vuoi sembrare bello, queste sono tutte maschere. Invece poche persone cacciano veramente il loro sé davanti alle persone, ma quelle buone però, perché stanno pure gente che non meritano nemmeno che tu parli di parole sagge, perché non ne capisci, non le comprendono. È vero, è vero. E tu come superi tutte queste rogne, tra virgolette, scrivendo? Scrivendo e poi diciamo restando nella mia mente con tranquillità e mantenendo la calma, Bravo, bravo. mantenendo molto calma. Ma infatti molte news ce le mandano proprio per farci perdere la calma, quindi è un ottimo atteggiamento. Allora, tutto quello che dice è tutto giusto, però è proprio questo il punto, che non è che dobbiamo fare o tutto bianco o tutto nero, non è che a noi sentiamo telegiornale, spegniamo, non sentiamo, no, dobbiamo mettere le cose in equilibrio. Non è che facciamo tutto un peso da una parte e tutto un peso da un lato, per esempio, no, non voglio ascoltare il terremoto, voglio vivere tranquillo, non me ne importa, e poi ve le pure se regate un cordicione dove stanno tutte le strisce sotto che non si può passare e tu passi dentro, cioè da imbecilli. No, come hai detto tu, bisogna essere in equilibrio, cioè mettere la notizia in un contesto, in un contenuto equilibrato. Non dobbiamo solo metterci paura, avere ansia, un terremoto, oppure amplificare queste cose e nemmeno essere molto menefreghisti. Io dico che ci vuole un equilibrio, come dentro alla livella, no? Ci sta quel pallino che si muove, quella bolla d'aria, al centro, dobbiamo stare là al centro, proprio al centro, in modo che non squilibriamo né a destra né a sinistra. Cioè dobbiamo contenere bene, sapere bene le notizie, afferrarle, perché oggi ci stanno un sacco di fake news esagerate, quello dove ti giri, quello è morto, poi stanno facendo pure finta che è morto questo, è morto quello, è morto quell'altro. Allora noi stiamo molto confusi. Perciò io scrissi quel libro Il villaggio del caos per i bambini, perché i bambini oggi, scusa che sposto l'argomento, i bambini, i ragazzi oggi non hanno più un punto di riferimento, non c'è più. E noi, a essere uno di noi, tu sei un genitore, io sono un genitore, e loro devono avere un punto di riferimento, almeno in casa. Invece qua c'è uno squilibrio totale, vedi, alle parole che hai detto tu, hai detto un bel giro di parole, bellissime, grammaticamente belle dette, però poi ci manca proprio l'equilibrio, la staticità di una famiglia, di una persona, della nostra città, un punto di riferimento. Pensate che qua a Napoli non sappiamo manco dove ci a mettere se succede qualcosa, non ci abbiamo nemmeno il punto di incontro. A Napoli qua, io sono al corso Caivano, non sappiamo manco dove mai. Non sappiamo nemmeno dove andare, ma dove vai? Dove vai? Dove corri? Vabbè, comunque stiamo passando in una società che sta scambiando i valori con le cose materiali. Oggi è più interessata a correre verso le questioni materiali rispetto ai titoli, come hai detto tu prima, che invece rimanere sull'essenza, e quindi stiamo pagando lo scotto di questo, molto influenzato dai media, perché i primi produttori di fake news sono loro, quindi probabilmente anche delle info che abbiamo visto arrivare, delle notizie che abbiamo visto arrivare dalla Birmania, insomma, molti di quei palazzi erano anche fatti con l'intelligenza artificiale, molte si vedono. Sì, sono convinto. Perché lo scopo, insomma, è sempre quello di spaventare. Ci sono immagini vere, ma ci sono anche immagini che si vedono palesemente che sono costruite al PC, insomma. Quindi sì, mettono terrore, capi così? Così ti arrivi un messaggio che sei in difficoltà, non stiamo bene, non siamo padroni del nostro destino, c'è una forza più grande di noi all'esterno che ci governa. Questo è mettere panico alle persone. Ma se ognuno di noi, già nell'arco di un palazzo, no? In un palazzo, in un edificio, incominciamo a chiederci tutti quanti, ragazzi, ma qua se succede qualcosa, dove ci dobbiamo riunire? Ma sto facendo un esempio così.
ragazzi, a Roma c'è una riunione, chi ha le chiavi, chi ha le cose dell'estintore se succede qualcosa, invece qua ognuno se ne frega, ognuno, io so più di te, tu sei più di me, io sono avvocato, tu sei ingegnere, oh va bene, oh, così, poi vai a chiedere delle cose e non ti sanno rispondere. Vincenzo, come si chiama il libro che ci viene a presentare oggi? Allora, il mio ultimo libro è questo qua, Un uomo di strada, le parole sbagliate, di Eletei Editore. Lo aggiungo anche io. Aspetta che lo aggiungo anche io. Così Eccolo qua. Questo è il libro. E sono arrivato a scrivere questo libro perché c'è all'interno di questo libro una mezza autobiografia di questo ragazzo che faceva il barista poi nemmeno il barista, il portacaffè all'età di 15 anni, 16 anni, dove negli anni 80-84 erano periodi belli ma anche brutti, perché c'era molta influenza camorristica in quegli anni là. E allora mia mamma, per non farmi stare in mezzo alla strada, andai a lavorare, per non stare nei giri, diciamo, loschi. E preferiva che io faceva il barista, il portacaffè. E man mano ho scritto man mano mi sono allacciato al mio passato e sono arrivato a questo libro qua. Non posso spoilerare più di tanto perché desidero che lo acquistano, lo leggano e mi criticano, sia positivi e sia negativi. Ho capito. E ho visto che stai facendo un bel tour un po' in varie radio, in vari canali YouTube. Raccontaci un Mi po' stanno come chiamando delle radio, YouTube specialmente, gli amici miei, amici molto quotati sul TikTok, quotati nel senso che sono molti influencer, hanno molti follower, mi stanno chiamando e mi stanno facendo molto onore a farmi partecipare a delle loro, diciamo, che ti devo dire, manifestazioni e tutte queste cose qua. Mi fanno aderire insieme a loro. Ti faccio una domanda complessa, no? Che cosa ha il vero uomo di strada? Che caratteristiche ha? Hai fatto una bella domanda. Allora, io dico che l'uomo di strada che intendo io, ecco qua, questo qua stanno 3 persone qua, vedi qua? Aspetta. Eccole qua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vedi, ci sta questo qua che ha il giubbino nero, questo è un camorrista. Invece l'uomo di strada è questo qua vicino alla ragazza che sta parlando. Ok? Allora, la domanda te la voglio rispondere subito, che il camorrista è una cosa e l'uomo di strada è un'altra. Io mi definisco uomo di strada come me, come ce ne stanno tanti, come te, come altre persone che hanno esperienze della vita, della quotidianità, del nostro quotidiano giornaliero, come esperienza, non come camorrista. Non come camorrista. E uomo di strada significa proprio che sa avere esperienza e saper dare consigli alle persone, dalle più disperate alle persone più intelligenti e molto più intelligenti ancora, perché non è detto che uno abbia un titolo di studio e sa determinate cose, ma mentre un uomo di strada può darti consigli anche se tu sei uno studioso, sei un laureato, un plurilaureato, ha molta esperienza. Esperienza significa fare la strada prima che l'ha fatto un'altra persona. Mo il titolo non serve a niente, può essere un avvocato o può essere un ingegnere, chiunque sia, ma io ti posso dare un aiuto in un ambito dove tu non sai nemmeno dove mettere mani e piedi. Senti, e in questo libro cerchi di dare qualche consiglio a chi vuole fare questo percorso di esperienziale?
percorso esperienziale che poi è la vita. Sì. Qua alla fine di tutto il libro c'è proprio il succo finale e il mio messaggio è di fare sempre più esperienze positive e trasmetterle, se sei un genitore, trasmetterle ai tuoi figli, se sei un figlio e c'è esperienza, e trasmettere anche al padre, perché non significa solamente che il genitore ha l'esperienza, ma può essere anche un ragazzino che tiene esperienza, ha le palle quadrate che sa stare in mezzo alla strada, ma in senso positivo, non in senso negativo. Stanno dei genitori che sono talmente bravissime persone che hanno paura anche se tu ci batti i piedi per terra. Ci puoi raccontare uno solo degli aneddoti che ci sono in questo libro? Che tu sei messo... Sì, ce ne sono moltissime, ma uno in particolare è quando Giulio, il mio pseudonimo Giulio, sta con Carola, con la fidanzata, e la conosce a Piazza Nazionale, chi è di Napoli lo sa, conosce questa ragazza che si chiama Carola e questa ragazza, lui fa compagnia a sta ragazza, cioè la conosce e sta un po' insieme a lei. E mentre succede tutto questo, che si sta facendo questa conoscenza, due persone su un T-Max corrono verso Giulio e Caorla, quasi investendoli con i caschi integrali, si fermano di botto, scendono dalla motocicletta e prendono Giulio a palate. Perché questo signore che sta davanti, che si chiama Ciro, è un uomo, un camorrista, non è un uomo di strada, e dice: come mai tu stai con mia figlia, come ti permetti di stare vicino a lei, di parlare con lei? E questa cosa, guarda, poi chi legge il libro capirà quello che sto dicendo. E questo lo uccidono di botte, di mazzate, come si dice a Napoli, e questo povero Giulio, che sarei io, sto a terra, sanguinante, questo mi abbuffano i calci, male parole, sempre per un seguito questo è successo, e questa ragazza che appena mi ha conosciuto già si prende cura di me. È una storia anche d'amore, prende il fazzoletto, mi pulisce la bocca perché un po' di sangue scorre qua, mi dice delle parole molto belle, anche se mi conosce da... Questo significa anche l'amore, no? Anche quando uno si innamora a colpo di fulmine, cioè non ci vogliono degli anni, quando tu sei innamorato può essere anche un secondo che tu sei innamorato, non ci vogliono anni e anni e anni, perché dovete sapere voi, pubblico che ci ascoltate, sono persone che stanno anni insieme e non sono innamorati. È un messaggio che voglio portare anche in questo libro, metaforicamente pure parlando, e questa Caorla mi guarda negli occhi e mi pulisce la bocca da questo sangue, poi mi lascia là a terra e dice: Giulio, non ti muovere, ti vado a prendere una maglietta, comunque sta ragazza mi va a comprare una maglietta, tanto di stima, e poi non ti dico quello che gli dice al padre, non te lo dico quello che gli dice al padre. Dice: questo è un bravo ragazzo, perché le picchiate, perché questo, sei ingrato come padre. Comunque mi fermo qua. Guarda, io ti devo ringraziare perché quello che proponi tu nei tuoi libri, ma anche nelle interviste quando vieni da me, è veramente una figura alternativa a quella raccontata in Gomorra e quindi quella della mala strada, che a Napoli viene chiamata mala via, perché spesso le persone guardando insomma questa serie TV, leggendo il libro, pensa che Napoli sia fatta, no? Tutto di un certo tipo di persone. Invece tu che la vivi, io che la vivo, sappiamo che invece è fatta più di persone che sono nel dare, nel saper stare con gli altri, nell'accogliere, che così. E quindi personalmente volevo fare questo passaggio perché oggi è necessario questo passaggio, perché veramente alcuni scrittori che non sono stati scrittori del popolo, ma sono stati scrittori contro il popolo, hanno poi buttato cattiva. Non facciamo nome perché non gli diamo importanza poi a questi scrittori. Ho capito già. Però hanno buttato veramente tanta melma sul popolo napoletano e che secondo me non lo meritano, e quindi ti volevo ringraziare per
per quello che sei, insomma, perché poi ti sto conoscendo anche telefonicamente, insomma, sono mesi che ci scriviamo, e veramente sei una persona che sa donare, la prima cosa, e quindi poi noto che la vita poi ti porta anche a ricevere, perché è dovuto a questo, insomma, no? Alla tua apertura, il tuo donarti continuamente agli altri. Giuseppe, è giusto, hai centrato in pieno quello che io volevo ribadire in queste parole. Ci sono molte brave persone, anti-Gomorra, ci sta nei vicoli oppure nei quartieri malfamati di Napoli. Ci sono persone proprio brave. Io ho lavorato, come ti dissi già, come per la Folletto, andavo nel Bronx a San Giovanni a Teduccio, e di meno là mi sembrava che tu avevi paura, ma stavano migliaia di gente brave, ti facevano entrare in casa. Questo è Napoli. Non parliamo solamente di quel gruppetto, di quel gruppo di persone, quel cerchio ristretto, e ci focalizziamo là. Come ti devo dire, mettiamo la lente di ingrandimento e facciamo sembrare che tutta Napoli è così. Non è tutta Napoli così. Anche se andiamo a Forcella, anche se andiamo a Secondigliani, sono stato a Secondigliani un sacco di volte, ma sì, ci stanno grandi paranze, cose, ma mica sono tutto paranze, mica sono tutti ragazzi, stanno pure i ragazzi bravi, mica si mantiene così la città solo con questi qua. No, infatti. E poi non ci dobbiamo dimenticare, Giuseppe, che altre zone d'Italia, anche se fanno cose losche oppure criminalità ad alto livello, loro nascondono bene. Non è che fanno come i napoletani, che noi ci elargiamo in tutto e per tutto, anche nelle cose brutte. Facciamo una cosa piccola, un furto di motorini, facciamo che diventa un furto di tir, aumentiamo, amplifichiamo tutto, perché è il carattere del napoletano. Perciò siamo molto amorevoli, e io sottolineo questo, le bellezze di Napoli, non le brutture di Napoli, che non ci serve a niente. Prendi alle mie spalle, ci sta questa bella parete gialla e ci sta un buchetto, non so se si vede da lì, non si vede. Io non va che l'ho già un buchetto che è rotto là, ma eleggo tutta la parete. Chi vuole capire capisce. Giusto, Giuseppe? Sì, spesso non è neanche colpa di noi napoletani, ma sono i media che comunque ci stanno bersagliando in qualcosa, in qualsiasi cosa, no? L'abbiamo visto ultimamente l'episodio di Roccaraso, cioè Sì. ne ho parlato anche in una puntata di Guerre Spaziali, cioè la critica che viene è che comunque in effetti non si va così sulla neve, no? Ma come si va sulla neve? Con Rolex, come si va? Cioè ognuno fa le cose che può fare con la propria disponibilità economica, no? E questo, vedi, poi alla fine si parla tanto di politica, ma ormai in politica non possono comprendere più, non hanno più empatia per il popolo, e quindi perciò dovrebbero andare tutti quanti via, e hanno tutti quanti il Rolex a braccio, vanno a Cortina, vanno a Courmayeur, spendendo soldi, insomma, esagerati, e poi mi arrivano a criticare una situazione bella, insomma, in cui delle persone si organizzano e cercano di far vivere in qualsiasi modo, perché poi dici. Pochi giorni fa una ragazza per strada mi riconobbe, no? Perché io sono sui social, TikTok, voi siete lo scrittore del popolo, fece l'amica, perché vi chiamate lo scrittore del popolo? Ci stava una signora più avanti che inciampò, ma proprio mi sembra fatta apposta, inciampò. Io lasciai queste due ragazze, andai vicino alla signora e dissi: signora, venite qua, vi do una mano. Ah, disse quello, ho capito perché siete lo scrittore del popolo. Mi fece un'emozione quella ragazza, ma guarda, è una cosa incredibile. Sembra fatta apposta, ma non lo è. Infatti. Eppure altri amici miei che mi hanno conosciuto, gli ho fatto dei piaceri, ma in un giorno all'altro gli ho fatto un piacere. Vincenzo, ho capito perché. Ammetto, tu sei lo scrittore del popolo. Ne sono fiero, ma fatti veri, però, non a chiacchiere, che a me chiacchiere non mi piacciono. Mi piacciono le cose serie e parlare di cose che si possono toccare con mano, cose, diciamo, che non le puoi toccare, oppure dirò, farò, non mi piacciono. A me queste persone qua che parlano non mi piacciono.
Senti Vincenzo, e secondo te perché i media, il mainstream italiano ce l'ha col popolo napoletano? Cioè in qualsiasi cosa deve farlo sempre emergere negativamente. Questo avviene anche con la squadra di calcio, Sì, quindi sì, 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 perché noi diamo fastidio a tutti quanti, perché non per vantarmi, io sono di Napoli e voglio salutare a tutta l'Italia, però come napoletani, ragazzi, ragazze, bambini, giovani, grandi, vecchi, non c'è sta nessuno. Noi non abbiamo la quarta marcia, Caterin mi sa che prima al 15ª marcia e lo possiamo dimostrare in tutto, ok? In tutto lo possiamo dimostrare. Abbiamo molte persone di Napoli che non so a che zone del mondo stanno, sono napoletani, napoletani. Lo storico Terrone mi può confermare perché conosce un sacco di cose storiche che io non so e mi conferma che i napoletani stanno da tutte le parti. Si dice pure che un signore stava passeggiando sulla Luna, non sapeva dove andare e chiese proprio a un napoletano. Figuratevi un po'. Ma Figuratevi un po'. dice che la città con più napoletani sei nel mondo è Buenos Aires, quindi figurati. Sì, sì, sì. E poi siamo i napoletani, siamo accoglienti, calienti, caldi, sappiamo ospitare. Però abbiamo fatto solo, secondo me, secondo lo scrittore del popolo, abbiamo fatto solo un errore grave. Abbiamo fatto approfittare a molte persone che si sono avvicinate a noi napoletani, ognuno di noi, perché ognuno di noi brilliamo, ognuno di noi, ogni napoletano è un pezzo di sole staccato. Diamo luce, diamo proprio luce e alcuni di noi siamo luce. Che cosa succede? Che le persone che cosa fanno? Si impadroniscono di quello che fa un napoletano e poi dopo si tradisce all'istante, vogliono imitarci, che però con scarso risultato. Sto parlando delle pizze, sto parlando di altre cose. Se il napoletano avesse avuto, scusate l'italiano, non lo parlo molto bene, le palle di sapersi mantenere il patrimonio napoletanesco, delle cose non si direbbero di Napoli. Vedete, se noi napoletani chiediamo a qualcuno o del nord o altre parti come si fanno delle cose, loro non te lo dicono. Cioè tu sei una persona straordinaria, vedi, tu parlano di Napoli, ma guarda te che fai interviste, che fai di male tu? Eppure vai a vedere, ti criticano pure, c'hai i capelli così, c'hai il faro dietro, hai messo il quadro storto. Perché questo, Giuseppe? Perché nessuno dice sì più belle me, lava la faccia e sì più belle me. Perciò questo è il motivo, sono gelosi. Vincenzo, come mai un lettore dovrebbe prima comprare il tuo libro e poi leggerlo? Allora, dovrebbe comprare il mio libro perché nei miei libri, come ti dicevo in altre interviste, e pure in radio l'ho detto, come dice il mio nuovo editore, dice che questi libri qua sono, come devo dire, non uguali agli altri, si differenziano. Vedi l'amicizia, vedi il coraggio, vedi cose che sono state perse nel tempo. Tempo fa ci stava una grande amicizia, una grande onestà tra persone, ma ora si è perso tutto, non c'è niente più. E questo qua è un libri, e questo qua pure, fuori dalle righe, diciamo. Se vuoi leggere un qualcosa di diverso, a te che stai ascoltando, che ci stai vedendo, leggiti il libro Un uomo di strada. Potrai capire un sacco di cose, o maschio o femmino che sia, vecchia, anziana, giovane, potrai capire un sacco di cose che tu prima dicevi, io ce l'avevo vicino a me e non lo sapevo. Cose anche semplici, Senti, invece ci parli un po' della casa editrice? Sì, voglio fare un saluto al presidente, direttore Emanuele Tagliaferri. Ti saluto Emanuele, mi sei stato molto vicino e le tue edizioni la consiglio a molte persone, chi vuol fare libri, e mi ha aiutato tanto nella stesura del libro. Cioè, io ho mandato il manoscritto, era scritto un po' così così, e lui proprio ha detto: Vince, non ti preoccupare, sto io qua, ti aiuto io, e io ti ringrazio di cuore, Emanuele, perché sapete, io non so scrivere bene italiano,
E proprio questo, lui in virtù di questo ha detto: però in questo libro, Vince, lo faccio uscire perché ha dei contenuti fortissimi. E lui me l'ha detto, mi sono capitate gente che hanno scritto il libro, non si doveva toccare nemmeno una virgola, però contenuti vuoti, zero, e non li ha pubblicati. Senti, dopo la prima chiacchierata che abbiamo avuto, insomma, nella prima intervista, no? In cui ti raccontasti come una persona che aveva difficoltà scolastiche, che comunque, no, dicesti io scrivo, ma non è che scrivo benissimo, lo stai Sì, ripetendo anche adesso, grammaticalmente non scrivo benissimo, sì. ma nei contenuti scrivo bene, no? Come ti vivi adesso rispetto alle tue imperfezioni? Rispetto alle mie imperfezioni mi sento più completo come scrittore, vai, dici questo? Sì. Mi sento più completo, più meglio, mi sento molto meglio, più evoluto, vai, Ho capito, ho capito. molto più evoluto. E ho ragionato che bisogna mettere, della prima cosa, scrivere un libro non è facile, scrivere un libro. E figuriamoci, io che ne ho scritti tanti, e bisogna mettere il pensiero sulla carta e metterlo bene. A me piace fare questo tipo, la scrittura mi piace perché io su un foglio bianco di carta, eccolo qua, su questo foglio qua posso mettere un tir di 200 tonnellate e posso cambiare i personaggi come voglio io. Vero. Vincenzo, è stato veramente un piacere averti nuovamente ospite da noi, insomma, Io ti e ringrazio. sicuramente ci incontreremo per nuove chiacchierate anche su altre rubriche. Abbiamo già in programma qualcosa e stiamo, insomma, aspettando Mi di... fa sempre piacere essere invitato da te, Giuseppe, perché sei una persona, un doc napoletano. Stiamo aspettando. Posso un attimo, vi Sì, raccomando, Un uomo di strada. Questo è un bel libro, ma non perché lo dico io, lo dicono gli accattata altri. video. Come accattata? Accattataville. Ciao Vincenzo, ci Ciao, vediamo. ciao. Grazie Giuseppe, ciao. Ciao, ciao. Ciao a Ciao. tutti. Ciao a tutti.